I pennelli a serbatoio non sono tutti uguali e nemmeno si usano sempre allo stesso modo. Te lo spiego con 3 esempi. Oggi parliamo di pennelli con serbatoio. Qui ne ho un po', come vedete. Adesso ve li illustro. Allora, questi 3 li ho comprati insieme, oppure me li hanno regalati con un set di qualcosa, non ricordo. Comunque sono dei pennarelli acquerelabili cinesi abbastanza piccoli, serbatoio piccolo, la setola si consuma abbastanza velocemente e sono 3 misure differenti. Ne trovate parecchi in set così, uno piccolo, uno medio, uno più grande. Vi faccio vedere come funzionano. Vedete? Poi si fa uscire altra acqua e diventa più diluito il colore. Più acqua facciamo uscire, vedete? Ecco, diciamo che è una pittura molto corposa. Bisogna imparare a miscelare bene l'acqua, a dosarla soprattutto, perché a differenza degli altri pennelli non viene proprio intuitivo. Cosa importante per questi pennelli, ogni volta che li usiamo, per togliere lo sporco dalla punta, bisognerà spremere abbondantemente e si consuma più acqua facendo questo finché la punta non è pulita. Questo per passare poi a un altro colore. Fate molta attenzione perché questi hanno il tappuccio molto piccolo e si rischia di prendere in mezzo delle setole, poi si rovina. Poi ho questi qui, questo era un set da 3 ma il terzo non so dove sia. Questi sono di marca, sono della Derwent e sinceramente non mi sono mai piaciuti. La setola si è consumata molto velocemente, vedete, questo è addirittura a punta piatta, questo è normale a punta, ma quello che trovo scomodo di questo pennello, forse a livello tecnico è migliore di quello cinese, ma ha questo serbatoio durissimo, quindi io li ho sempre trovati molto scomodi. Tra l'altro anche questi hanno il tappetto molto stretto. Veniamo poi a questi 3. Allora, questi sono particolari. Volevo un pennello serbatoio diciamo che fosse veramente ottimo e ho voluto provare questi della Caran d'Ache. Anche questi si acquistano in un set da 3. Allora, questi hanno una particolarità, hanno un serbatoio totalmente diverso, hanno il pulsante per premere l'acqua quando serve e hanno questo serbatoio, ora vi faccio vedere, possiamo anche mettere l'acqua in questo che è vuoto, vi faccio vedere come funziona. Ecco, si tira su e l'acqua sale, ecco qua, è riempito. Ovviamente si può fare anche sotto il rubinetto, questo va sempre bene. Allora, anche questi hanno 3 punte diverse, questo nero ha la punta più grande, questo blu ha la punta più fina, blu viola insomma, e questo rosso invece ha la punta proprio diversa. Proviamolo. Questo è proprio particolare. E invece l'ho sempre usato molto poco questo, perché non lo trovavo molto comodo, invece questi 2 li ho usati molto. Infatti le setole già sono belle andate anche di questo.
Diciamo che in generale i pennelli questi qui a serbatoio, le setole si rovinano abbastanza velocemente. Comunque questi diciamo di qualità sono buoni, si dosa bene l'acqua. L'unica pecca appunto che anche di questi, pur essendo di marca, non costano tantissimo, ma la setola del pennello si rovina comunque. Forse è il mio modo di dipingere, non lo so. Comunque questo qui invece è forse il mio preferito, perché come qualità prezzo regge molto bene. Vedete che la punta è rimasta ancora intatta, è l'unico, e è morbido, quindi al contrario di altri almeno è si schiaccia bene, non ha ovviamente lo stantuffo come quelli della Caran d'Ache, ma insomma ne possiamo anche fare a meno. Questo è sempre cinese come pennello, quindi questo è l'unico che mi ha convinto, con la punta ancora intatta. Questa è la prova su carta che ho voluto fare per mostrarvi come lavorano questi pennelli. Bisogna sicuramente prendere la mano, a seconda del tipo di pennello che avete comprato, vedere quanta acqua scende, perché poi su alcuni pennelli ne scende di più, su altri invece ne scende di meno, e magari bisogna dare anche una premuta al serbatoio, quindi bisogna capire questo. In generale e in conclusione, io li consiglio quando siete in viaggio, quando dovete dipingere all'aperto, ora che ecco viene il tempo delle vacanze, anzi già siamo in tempo di vacanze. Io sicuramente lo porterò con me insieme a un set di acquerelli piccolino magari, e a un blocco da schizzi. Quindi sicuramente in questo frangente li consiglio, perché non si può portare un pennello normale col barattolo d'acqua eccetera, è poco comodo e peserebbe tanto, anche in termini di spazio. Quindi sicuramente lo consiglio per quando si è in vacanza, in viaggio in generale. Quando si è a casa direi che si può anche evitare, anche perché, ripeto, le setole si consumano molto velocemente e quindi durano poco, perciò è meglio preservarlo appunto per queste occasioni speciali. E poi invece a casa è meglio usare un pennello normale, anche perché la resa è sicuramente migliore. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a mettere un like e iscrivervi al canale. Voi avete mai provato questi pennelli a serbatoio nei vostri viaggi o nella pittura in plein air? Come vi siete trovati? Io come al solito vi ringrazio per aver guardato fino alla fine, e in un prossimo video vi metterò tutto il processo di questo uccellino. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!